Ciao, chitarristi, benvenuti in Shape Your Tone. This is Marty Friedman here. How you doing? How you doing, Alessandro? Sì, lo abbiamo rifatto un'altra volta e come avete potuto vedere dall'introduzione lui è Marty Friedman e io sono Ale Biniviniti in Shape Your Tone. Dopo Steve Vai, che resta il primo grande amore, e dopo Gary Holt, e ti lascio tutto qua sopra, benvenuto, anzi Binivinito a Marty Friedman. Però poi basta, qui esageriamo. Al massimo potete venire in ginocchio a pregarmi nel gruppo Telegram che è qui sotto, cioè non il gruppo, il link. Oppure seguirmi su Instagram come ha fatto anche Marty Friedman, giuro. Tra l'altro, raga, le cose mi si sono incastrate in maniera perfetta. Faccio uscire dei nuovi videocorsi e Marty Friedman mi manda un videocorso fatto da lui che se lo sapevo, cioè glielo facevo fare direttamente a lui e basta. E invece io mi sono messo a scrivere come si fa a suonare il rock e poi Marty Friedman mi dice come si fa a suonare gli assoli rock. Comunque ve li lascio qua sopra, così se vi possono interessare dopo il video andate a guardarli. Questa volta l'idea è stata questa: chi meglio di uno dei migliori chitarristi al mondo può aiutarmi a spiegare come scrivere un assolo come quelli dei migliori chitarristi al mondo? Perché se le cose le dico io poi voi non ci credete, e invece questa volta ve le dice lui, così siamo tranquilli. E per dimostrarvi tutto vi farò sentire alcuni frammenti di un assolo che ho scritto ormai un anno fa, perché mi sono reso conto di aver applicato alla lettera, in fila, tutti i consigli che sentirai in questo video. E se arriviamo anche a 832 like, il video del mio assolo lo mando a Marty Friedman e poi facciamo una reaction alla reaction di Marty Friedman, così magari mi becco anche qualche insulto in diretta. E visto che di sicuro non te lo vuoi perdere, iscriviti al canale e attiva anche la campanellina, così appena esce ti arriva la notifica e ti vengo a citofonare a casa. Per questo video utilizzo quella che secondo me è una delle chitarre rock per eccellenza, ovvero la Les Paul. In questo caso è una Custom Shop 58, che è la stessa che potete trovare in questo video. È ancora quella che mi hanno mandato gli amici di Firefly Audio insieme alla Revstar. E comunque qui sotto in descrizione trovate anche il link alla scheda completa della chitarra. Ora entriamo subito nel vivo del video e vi anticipo già che di questi 5 consigli 2 saranno miei e gli altri 3 di Marty Friedman, e se sarai davvero bravo ad arrivare fino in fondo ti becchi anche un consiglio extra, così perché mi stai simpatico, però solo se ti iscrivi. E se non vuoi restare fino alla fine per il consiglio extra, resta almeno per Marty Friedman, perché ti giuro che alla fine ti spacchi in 3 dal ridere. Consiglio numero 1: non possiamo pensare di suonare un assolo senza prima pensare con che suono suonare l'assolo. Non voglio farvi qui la lezione su come si costruisce un suono, l'ordine degli effetti, ma è super importante riuscire a capire che diversi suoni vanno bene in diversi contesti, e quindi bisogna capire prima di tutto qual è il contesto in cui dobbiamo suonare e, di conseguenza, adattare il nostro suono. Fine. Io lo so che poi mi dite che questa cosa è super scontata, però fidatevi che troppe volte delle performance eccezionali vengono penalizzate dal suono sbagliato per il contesto, e magari il suono della chitarra si perde un po' nel mix e non si sente, ed è un peccato quando si suonano le note giuste. E non ho detto il suono bello, ognuno ha i suoi gusti. Ora, dopo che mi sono preso la libertà di essere la persona che vi dà il primo consiglio scavalcando un certo Marty Friedman, è giusto che parli anche lui e vi dia uno dei consigli che, raga, è fondamentale, forse il più importante di tutti, per cui orecchie aperte. The most important thing is that you, not everybody, you have to decide what you think is cool and what you think is not so cool. If you just think, oh, just play me something cool, it really means nothing, because everybody has a completely different opinion and completely different taste. So maybe it's time for you to decide very specifically what you like about certain guitarists and what you like about certain kinds of music and what you like to hear in a guitar solo or in any melody for that matter. So you have to decide that. Just because someone can do something that you're not able to do on your hands yet, that doesn't mean it's cool. It doesn't mean it's cool at all. It just means you can't do it. There's a million things that I can't do. It doesn't mean that I have to learn how to do them because I don't know how to do them. You don't have to know everything, but you do have to understand what you think
is cool. It's very personal and it's something that you must decide. Ora, dopo averlo sentito, mi piacerebbe che mi facciate sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, perché per me questo è il consiglio numero 1. Prima di tutto dobbiamo capire cosa piace a noi, perché se suoniamo quello che ci piace, riusciremo a trasmettere le emozioni giuste. Al contrario, suoneremo una serie di note che, passatemi il termine, sarà a caso, senza dire niente. E quindi con questo ci colleghiamo subitissimo al consiglio successivo, perché senti qua. I make it very top priority to understand the entire song, not just the guitar solo, 8 bars or 16 bars or whatever. It's very important to me, top priority, to understand where this guitar solo is in the middle of the song or wherever it is, but how it relates to the rest of the song. It can't just be, oh, here comes the guitar so let's play a bunch of fancy licks. Let's play these things that I practice so much. That's terrible. It's a waste of time. And that's kind of why a lot of people decide not to do the guitar solos anymore, because they really don't have anything to do with the song. So for me, when I'm playing on someone else's song or playing on my song or doing a cover of a song, when it comes to a guitar solo, I'm very concerned with what happens before it and after it. And I try to consciously make an effort to give that solo a meaning within the song. You know what I'm saying? A meaning, so like what comes just before the guitar solo? Maybe it's a chorus. So maybe you think of the last note that the singer is singing before the guitar solo starts, and maybe start with that note. Or maybe start with a note that harmonizes that note. Or instead of thinking melody-wise, think of the rhythm that the singer is singing at the end of that chorus, and maybe kind of do a little answer to that. Like if the vocal is da-da-da-da-da-da-da, then you start maybe your solo with da-da-da-da-da-da, the same rhythm. So it has some meaning to what comes before it. And the same thing happens at the end of your solo. It has to have some meaning into what happens next. And the more you're conscious of this, the cooler your guitar solos are going to be. Questi due consigli che Marty Friedman ci ha appena dato sono la chiave, anzi il martello pneumatico per buttare giù qualsiasi parete e buttarsi nel mondo degli assoli. Sapendo queste due cose non è più importante se siamo super tecnici e suoniamo 3000 note, oppure se invece preferiamo suonare poche note ma buone, perché una volta messi insieme questi due consigli tiriamo fuori la nostra personalità e finalmente le nostre composizioni o anche le nostre improvvisazioni con il tempo diventeranno veramente personali e poi nessuno potrà più dirvi che mentre suonate non trasmettete più niente. Perché se seguite questi due passi, uniti al suono giusto per quello che state suonando, farete sicuramente centro, ma al 100%. E posso darvene anche una dimostrazione pratica. Un po' di tempo fa Ale Barbetti ha dato una base e ha detto: raga, suonate, inventatevi una solo e vediamo cosa salta fuori. Scaricata la base, la cosa numero 1, il primo passo, è stato capire il contesto e adattarlo al mio gusto personale. Io personalmente non sono uno che suona 5000 note al secondo e ascoltando quella solo si può capire alla grande. Al contrario, sono uno a cui piace creare un discorso all'interno dell'assolo, con un inizio, uno svolgimento e una fine. E questi sono tutti elementi che all'interno di quella composizione potete trovare tranquillamente. Ora vi faccio un esempio pratico, che è esattamente la cosa che ha detto Marty Friedman nel suo consiglio numero 2. Le prime due note della base erano in sequenza un Si e un Mi. Sono note che sono uscite dal mix generale del brano, non per forza sono state suonate in sequenza, come per dire una chitarra che suona le due note in fila. Proprio qui ho applicato esattamente quello che ha detto Marty Friedman. Ho iniziato il mio assolo seguendo quello che avevo già per creare una sorta di collante tra la base e il mio assolo. Infatti le mie prime due note che suono nell'assolo sono il Mi e il Si, ovvero il Si e il Mi che si sentono nella base, ma al contrario. E questa è la dimostrazione pratica che ragionare in questo modo funziona. E poi la cosa bella è stata che iniziare in questo modo mi ha permesso di sviluppare poi un discorso e non mi sono neanche dovuto quasi sforzare troppo per le note, perché sono venute fuori così, da sole, semplicemente ascoltando la base su cui stavo suonando. Questa cosa applicata in un contesto di band con un cantante rende ancora di più, perché avrete tutta una melodia di un ritornello, ad esempio, su cui appoggiarvi. Ora, visto che stiamo parlando di questo assolo, voglio darvi un altro consiglio che ho applicato alla lettera e sicuramente può esservi utile.
utile. Il consiglio è quello di ripetere. Però ripetere cosa? Ripetere quello che avete appena suonato. Sì, perché alle persone che ascoltano, soprattutto se sono chitarristi, piace immaginare quello che il chitarrista suonerà tra pochissimo. Noi prendiamo una frase, una qualsiasi, e poi la ripetiamo praticamente uguale. E poi cambiamo la fine. Così chi ci ascolta è appagato del fatto che sa in che direzione sta andando l'assolo. E contemporaneamente, cambiando qualche nota, otteniamo anche l'effetto opposto nello stesso momento, perché il risultato finale sarà diverso e quindi ecco che in un secondo abbiamo la sua attenzione. Qui è il momento di fare all in, perché proprio nel punto in cui si ha maggiore attenzione possiamo fare leva e coinvolgere chi ci ascolta. In questo caso specifico la frase era questa. Come hai sentito, ho ripetuto la stessa frase esattamente uguale per 2 volte e alla fine ho cambiato le 2 note finali e subito dopo ci ho messo anche una bella scaletta ascendente verso l'alto, strutturata in modo da portare l'ascoltatore a seguire il flusso di note e non confonderlo, per poi chiudere l'assolo. La frase intera infatti era questa. In questo frammento di assolo potete trovare applicati tutti i consigli che abbiamo visto finora, così almeno avete una dimostrazione pratica che tutto quello che stiamo dicendo è reale e in questo modo potete tranquillamente prendere, rubare e fare vostre queste cose e passare al consiglio dopo, perché Marty Friedman adesso su questa cosa ci illumina: prendere dagli altri, interiorizzare e fare nostro il loro modo di suonare. It's not just taking licks and learning them. It's understanding the melodies and how to find the parts of the melodies that you like and learn those yourself and keep those and throw away the rest. That's what's really important. So that you could do with not only exercises that I would give you, but anyone's on the internet. There's millions of things out there right now. Pick anything, but before you learn it, listen to it. If the guy's doing something that you really like, then by all means learn it. Learn it inside out. Learn the melodies, the chords behind it, learn how to finger it, and learn everything about it that you really like. But if you listen to it and you go, well, it looks cool, but it doesn't really sound that great, or whatever, then don't even bother with that. Don't even bother learning that. But go and look for things, specific things about things that people are showing you on the internet, and learn those. What matters is the ones that you decide to learn are things that appeal to you. So this is so important. Anche questo consiglio è super importantissimo. Diciamo che tutte queste cose messe insieme ci permettono di essere liberi sulla chitarra e soprattutto ci portano all'ultimo consiglio bonus che vi avevo promesso all'inizio del video. L'ultimo consiglio è quello che poi ti permetterà anche di applicare tutti gli altri che abbiamo visto in questo video e si tratta semplicemente di decidere quasi a tavolino la struttura dell'assolo. Per farti un esempio, la struttura più facile è quella di dividere a metà l'assolo e quindi facciamo finta che dura 8 battute. Lo dividiamo in 2 parti distinte da 4 battute l'una e dedichiamo l'ultima battuta della prima parte per passare dalla prima alla seconda parte. In questo modo l'assolo avrà un discorso e non una serie di note suonate a caso. Quelle ormai non le vuole sentire più nessuno. Noi dobbiamo riuscire a suonare con un senso dall'inizio e quindi dalla prima nota fino all'ultima. Quindi, per darti una dritta pratica per applicare questa cosa, immaginati di suonare esattamente come fa Angus Young. Cominci l'assolo sulle note più gravi e piano piano, progressivamente, ti sposti nelle parti alte del manico. In questo modo la dinamica sicuramente cambierà, perché magari all'inizio suoni più piano e poi alla fine spingi fortissimo e magari fai anche qualche nota in più con qualche virtuosismo. E se ti iscrivi al canale e attivi anche la campanellina, viene Petrucci direttamente a casa tua a scriverti gli assoli. E se non ti piace Petrucci, ti mando a casa Domenico Bini che fa gli assoli più belli ed epici della storia del rock. Ora, come vi ho promesso all'inizio del video, vi lascio una parte di Marty Friedman che vi spacca in 6 dal ridere. And Italy is one of my favorite places in the world. I just love it. And I always say, cazzo fai! Questa cosa sicuramente sarà la sua reazione quando io gli mando il mio assolo. Praticamente prende il video vecchio, taglia quel pezzettino lì di 1 secondo e me lo manda così.
Io ringrazio tantissimo Marty Friedman per tutti questi consigli che sono oro colato detti da lui per voi. E poi raga, la chitarra, una Les Paul Custom Shop del 58 senza i ragazzi di Firefly, dove la trovavo? Ora raga, ovviamente vi faccio sentire il mio assolo che ho utilizzato per dirvi tutte queste cose. Vi faccio sentire una versione con la base, così potete sentire l'insieme, e poi ve ne faccio sentire una senza base, così potete sentire tutte le sfumature. Come vi ho detto all'inizio, vi lascio in descrizione i miei nuovi videocorsi. Se siete delle brave persone, andate a darci un'occhiata. E ora, assolo, super salutone da Marty Friedman e noi ci vediamo settimana prossima. I hope all of the guitar players that are watching Shape Your Tone get something out of this. Thank you very much for donating to the American Cancer Society with this, and I really hope that you got something out of my advice here, and I hope to see you soon. Stay safe.